Però se no infatti ormai lo vince dal primo anno, è stato secondo. Ho fatto secondo, ma l'ho buttato via. Quando gli dai il gas, quella lì proprio ti lanciava nella stratosfera. Mi fa, oh guarda, c'è il Max Biaggi della 125. Lui mi fa a me. Era tutto rosso, incazzato come una iena. Hai fatto anche l'8 ore di Suzuka 2 volte quegli anni lì. E mi Due ricordo volte. che adesso in sti anni no, ma quella volta mi ricordo che l'8 ore di Suzuka sembrava che arrivava l'imperatore, ti stringeva la mano. Quella che esperienza è stata? Com'era? Che roba era? Era una roba figa effettivamente? Bellissima, una gran gara e importante, molto importante in Giappone. E io, essendo appassionato di piloti giapponesi, l'ho sempre voluta fare. Ho detto una volta la farò. Quindi quando sono andato con la Honda l'ho fatta nel 2000 e nel 2001. Bellissima, gran gara. Sono contento di averla vinta nel 2001 con Colin, Con Edwards, sì. con la Honda, e perché è una gara devastante. E quando correvamo noi era 2 piloti, 8 ore. Divisi? Invece adesso è 3 piloti. 2 ore a stint? Un'ora a testa. Ah, un'ora. Un'ora a testa, ma è devastante. E la pista stupenda. Moto VTR 1000 super con le Michelin, moto della Madonna, e mi sono proprio divertito. Cazzo, figo. Intensa comunque, cioè... No? A me mi hanno fatto male gli avambracci per 3 mesi dopo la gara, ti giuro. Perché proprio ero andato un po' in crisi e poi stavamo lì per vincere, quindi abbiamo dato la vita. Ma uno stint 27 giri, poi le ogni volta. 27 giri con la Superbike. Le Superbike poi quella volta erano dei mezzi prototipi quando alla fine. Non erano Erano delle moto della Madonna. Delle moto della Madonna, la VTR era bellissima. Sembrava un barcone, bellissimo. Bella da vedere, ma anche bella da usare. Si facevano dei traversi della Madonna, non c'era il traction control. E rispetto alla 500 Bello, non c'era il come traction? differenza qual era? Non c'era il traction. Tipo che traversi. No. Bello. No. Cabin? Cosa hai vinto? Era Cabin. Bello. E più facile Più della facile. MotoGP. Scusa, lì era contro la 500, più facile, più pastosa, così comunque si andava forte, si viaggiava. Giravamo tipo a 2 secondi dalle 500 a Suzuka. Quando hai fatto il passaggio dalla 500 alla Moto 2, 2002, no? Sì. Che comunque ancora c'era anche qualche duno porazzo con la Proton che girava con le 500. Ma la maggior parte. Esatto. Perché il primo anno di allora 500 MotoGP. Sì. Primo anno di MotoGP eravamo tipo in 6 con le MotoGP o in 7. Però il resto erano tutte 500. Però avevo letto che non ti era piaciuta rispetto alla 500 la prima volta. Eppure la RC 211 rispetto alle altre moto, quella era la vera Formula 1. Le altre sembravano un po' delle 500, un po' raffazzonate con un 1000. Ma perché non ti era piaciuto? Cioè, è vero che volevi correre con la 500 nel 2002? La prima volta che l'ho provata è stata il lunedì dell'8 ore di Suzuka. Siamo rimasti lì e ho provato la prima. Fresco. Sì, ero dilaniato ed era la prima RC 211V mai vista. Tipo un prototipissimo. Sì. Tutta fluo, Honda, è presente, non è arancione ma è rossa. Rossa, sì. ok? Con l'ala. Bellissimo. Cavolo, andava forte ma era inguidabile, era difficilissimo, non aveva trazione, si facevano sempre delle gran sgommate e poi era pesante, grossa, cicciona. Invece la 500 era... Cioè devi capire il momento, perché noi arrivavamo dalla 125 2 tempi, 250 2 tempi, che è una moto uguale un po' più grande, 500 2 tempi, un'altra ancora più grande, però sempre uguali. Sempre quella. Cavolo, provarla, per noi le 4 tempi lì erano le Superbike, erano le moto da strada, capito? Sì. Invece il 2 tempi, cavolo, erano i 2 tempi. E quindi io ho remato contro per usare l'NSR 500. Poi dopo mi hanno detto, aspetta, siamo arrivati a Jerez, pensa, la prima volta che ho provato la RC 211V a Jerez non c'erano i paddock, perché li stavano rifacendo, ma non c'erano i paddock, veramente non c'era niente, avevano buttato giù tutto e stavano rifacendo quello che c'è adesso. Quindi io passavo con l'RC, c'è una foto che io passo con l'RC 211V, Repsol già era lì, in mezzo e ci sono 2 come si dice, che lavorano, 2 muratori col panino con la mortadella a sedere sul guardrail, che stanno lavorando, io passo davanti con la Honda, quindi pensa a te. Dopo invece quando l'ho provata a Jerez già andava. Era un'altra roba. Se vogliono lavorare, lavorano. E dopo comunque la Honda a me mi ha detto no, guarda, cioè noi corriamo con la 4 tempi, basta. Ah sì? Sì, non è che decidi te, finito. E io ho detto va bene.
E in effetti era comunque la scelta giusta. Sarebbe stata una figata della Madonna più ancora, secondo me, dal punto di vista sportivo. Aver usare la 500? Dal punto di vista mio, che ero un bambino a guardare. Passione. Però avevano ragione loro, andava già più forte. Sì. Al Sachsenring saresti andato più forte, secondo me. Sachsenring sì, infatti Sachsenring ho vinto Stavano perché... per vincere loro. Certo, perché Jacques ha steso Barros. Ah, ok. Tipo alla prima curva Me lo dell'ultimo ricordavo giro, una 2 roba giri del dalla genere. fine. E si sono stesi, e se no avrebbero vinto loro, io avrei fatto terza e dopo ho vinto io. L'ultima pole position di una 500 Phillip Island 2003. Van de Gorber con la Proton. Davvero? Te ci penseresti? Boh, l'avevo letto. Nel 2003? Sì. Quindi l'anno dopo? Pensa. Sì, che Van de Gorber che sia l'ultimo pole sitter con una 2 tempi, questa è una statistica che so anch'io perché c'è il figlio che corre in Moto2 e ogni tanto l'hanno tirata fuori. Poi l'anno dopo. Può essere, ma Van de Gorber può darsi che aveva delle altre gomme? Che avevano delle gomme da qualifica? Questo non lo so, io non correvo. Può Tipo darsi, non una lo roba so. del genere. Sì. Comunque anche nel 2003 c'erano delle 500. Sì. Forse sul bagnato? Può darsi. Non mi ricordo. Comunque questa cosa non me la ricordavo. Però può essere. Detto ciò, quindi per cui andiamo avanti nella tua Andiamo avanti, carriera. E siamo nel 2001-2002. Per appunto, come mi ripeto ancora una volta, non stando a guardare anno per anno, comunque tutti sappiamo quello che è stata la tua storia e ho deciso di raggruppare un po' gli anni seguenti con, secondo me, le gare migliori e anche i momenti peggiori, più brutti, secondo me, che poi ci spiegherai tu come li hai vissuti. Come gare migliori ovviamente ho messo Sudafrica 2004, Laguna Seca 2008 e Barcellona 2009. Poi ci dovrei raccontare anche Valencia 2006. Sì. Cioè tra i momenti peggiori, Valencia 2006, Malesia 2015 e ho messo anche Austria 2020, l'incidente con Francone e quello è stato. Quindi partiamo dal bello, dai. dal bello, dai, partiamo dal bello, sì. Partiamo dal bello. Sudafrica 2004, la mia domanda era: sappiamo tutti che il passaggio dal 2003 al 2004 dalla Honda, Valentino Rossi vince solo perché c'è la Honda, ma Valentino Rossi accetta la sfida di andare in Yamaha e ci presentiamo in Sudafrica, qualifica? Paul. Intent, chi fa questo? Sì. Chi fa questo? Va. Anche Mike Buongiorno forse, io guardavo le corse quella volta. Ok, pole position e poi la gara. Che anche quella tutti ce la ricordiamo. E appunto la nostra domanda è: quali sono state le sensazioni, i pensieri prima e dopo la gara e qual è stata insomma le vibes, cosa stava succedendo in quei giorni? Quella è stata assolutamente l'highlight della mia carriera. Indimenticabile. Perché io nel 2003 decido, perché c'è una cosa prima. Praticamente io quando ho firmato il secondo contratto con la Honda, che era quello del 2002-2003, prima ho firmato 2002, io con la Honda ho corso 4 anni, 2000-2001, poi altro contratto 2002-2003. Cosa è successo nel 2002-2003? Io nel 2002 già ero Valentino Rossi, cioè quello che comunque faceva la differenza, eccetera. Quindi questione di soldi, il mio manager era uno che spingeva, quindi gli chiediamo molti soldi e la Honda braccio di ferro per questi soldi. E alla fine la Honda cosa fa? In stile giapponese. E ci fa ok, va bene, la tira lunga e poi a gennaio ci chiamano e ci dicono: noi ti diamo questi soldi qui. E adesso ormai è la fine di gennaio. E quindi che cazzo fai? O questi? Cioè, quindi ci hanno portato fino a lì e poi ci hanno dato, se si può dire, una bella inculata economicamente. E comunque ci hanno fregato. Usiamo. Comunque alla fine cosa facciamo? Cosa non facciamo? Ci tocca rimanere alla Honda con dei soldi che non erano adatti. Avrei dovuto guadagnare di più. Però già lì i rapporti purtroppo si crinano, si rompono, no? Ok, però la Honda in quel momento lì era come la Ducati adesso, esattamente. Okay. E le prime 5 moto erano tutte Honda, le Yamaha facevano ridere e quindi metti che adesso Pecco Bagnaia decide di andare alla Yamaha, è uguale, una pazzia praticamente, una pazzia. Però
Ci arriviamo step by step. Comunque la Honda non è che si stava benissimo, perché non erano proprio molto simpatici. E poi comunque Valentino vince perché c'ha la Honda, e loro, la Honda, tutte le interviste dicevano: noi comunque le prime 5 moto sono Honda, quindi se Valentino c'è va bene. Stava calando il tuo Se non valore, c'è- diciamo, e invece era sempre la Honda, insomma, che Sì. era per la Honda. Sì, ricordo. sì. E loro erano... La Honda è tosta, loro sono strong. Quindi decidiamo di andare alla Yamaha, ma una roba da pazzi. Andiamo alla Yamaha, ma a me mi ha dato subito la sensazione che questa scelta così coraggiosa, quasi da matti scatenati, mi ha dato era un momento della mia carriera che io ero veramente molto forte, molto in forma, ma mi ha dato il boost, mi ha dato quella marcia in più, capito? Da dire: adesso gli facciamo il culo con la Yamaha. Cioè, però le prime Dai. volte che lo dicevamo, a me mi guardava la gente e diceva, la Yamaha non aveva mai fatto un podio nel 2003, neanche un podio con 4 moto. E arriviamo, dopo salgo sulla Yamaha, vado bene, mi trovo, quindi io dico: cavolo, Parentesi, aspetta. Uccio mi raccontò che al primo test Uccio l'aveva guardata e aveva detto: e dove andiamo? Cioè, aveva detto che era un macello. E te ti sei fermato al box e hai guardato e hai detto: sai che non è male, sai che non mi dispiace. E infatti dopo arriviamo, abbiamo detto test, prima gara. Test in Malesia. Allora andiamo a vedere la moto durante il 2003 a Donington. Cavolo, faceva schifo Vedi, rispetto cioè. alla Honda. La Honda era Sì, bellissima. Ma quella moto lì che poi, moto era? bellissima. Cioè, Una Formula 1 su 2 ruote. Quella. la RC 211 5 cilindri Poi snella, bellissima, proprio bella, un oggetto bello. era un'opera d'arte. Quando io avevo l'occasione di starci con lei la sera, anche quando la smontavano così, te dovevi vedere cos'era. Cioè, avevano 5 cilindri con tutte ste marmite che giravano tutte, che non si capiva un dove centimetro di passavano. spazio vuoto non c'era. Una roba super, tutte queste cose fatte dal pieno, cioè bellissimo. Siamo andati a vedere la Yamaha, faceva cagare. Ho detto: dove andiamo? Vabbè, comunque la provo. Lei in effetti non andava male alla Yamaha, però la Yamaha aveva questo problema, che aveva questo motore che era molto scorbutico, no? Però comunque devo dire che la Yamaha, quando ha preso me, lo ha fatto seriamente e ha detto: ok, abbiamo fatto ridere negli ultimi anni, adesso facciamo davvero. Hanno messo Masao Furusawa a capo del progetto, e Masao Furusawa è venuto da me, io l'ho provata la moto, fatto il primo test, sono andato subito forte con Jeremy ha fatto 2 o 3 cose, Jeremy Bargis ha fatto 2 o 3 cose, l'ha messa a posto, ero già lì. Poi è arrivato alla fine del test da me e mi ha detto: Vale, dopo questi 3 giorni, secondo te cosa dobbiamo fare per farla andare e battere la Honda? E io gli ho detto: guarda, secondo me la cosa che bisogna fare è che ci vuole un motore più dolce, perché l'erogazione di questa moto qui è molto 2 tempi, invece la Honda è proprio più elettrica. E lui mi ha detto: va bene. E dopo, non mi ricordo, dopo un mese siamo andati a Phillip Island, siamo andati a Phillip Island 2 volte, abbiamo fatto 3 giorni e 3 giorni, 6 giorni di testa a Phillip Island prima della prima gara. E lui mi ha portato il motore con gli scoppi irregolari, che era come scoppiava la Honda, Sì. ok? Che alla fine questo motore andava un po' più piano, però il problema della Yamaha non era che andava piano, era che era difficile da guidare. Quindi questo motore andava piano, però cavolo, subito mi sono trovato bene. E lui mi ha detto: cosa scegli? Dobbiamo decidere adesso, o continuiamo con quello o questo qui che va un po' più piano ma è più facile da guidare. Io gli ho detto: guarda, dobbiamo continuare con questo qui, ma bisogna che me lo fai andare un po' più forte, perché sennò così perdiamo troppo. E così è stato. Cioè alla fine la Yamaha, dall'anno prima, la più grande differenza è stata quella. E siamo arrivati, e quando mi hanno portato il motore che si guidava bene e andava anche un pochino più forte, da lì ciao. E quindi un po' di mattoncini. E quindi Barcellona ai test ho fatto il primo tempo, e poi siamo arrivati a Welcome. Però io ero mi sentivo veramente dentro tipo una bolla. Cioè ti giuro, Se ti davano una bici avrei potuto vincere anche a piedi. Sì. Cioè. A piedi facevo terzo. Cioè, e poi c'era una carica, un vibe di tutti, perché io ho portato tutta la mia squadra della Honda, perché la Honda, come non mi cagava a me, non cagava neanche i meccanici. E invece loro erano una squadra con i controcasti, quindi erano tutti carichi. Siamo arrivati lì e pole position e vittoria all'esordio. Che vittoria. Che vittoria, poi. E quello è stato il top. Ma piccola parentesi, perché prima ci confrontavamo sul nome The Doctor, no? Sì.
Per cosa nasce il nome The Doctor? Perché io sapevo per una certa motivazione, invece lui mi ha detto che per il nome Rossi, che sono molti dottori che si chiamano Rossi, io pensavo, avevo capito che era perché mettevi a posto la moto come un dottore, a me l'avevano spiegata così. Però Sono un po' tutti e due. Ok. E nasce perché Dottor Rossi è un nome molto comune e ci sono molti Dottor Rossi, e quindi guardavamo sempre quando c'erano i sample del tipo della carta di identità, Sì. oppure il Dottor Rossi, il Dottor sì, Rossi. ok. Oppure nelle storie quelle. Ti ricordi quel fumetto dove si vinceva il miliardo? Adesso non mi ricordo. Comunque c'era il Dottor Rossi anche lì. Allora, Ok. Dottor Rossi, allora da lì dottore. Ok. Dottore è comunque uno bravo a fare quello che è nel suo lavoro, quindi Dottor Rossi, da lì The Doctor. Ok, infatti Doctor con la... E poi dopo anche la laurea d'onore mi è arrivata. E dopo la laurea d'onore a Tra Urbino l'altro. nel 2005, che mia mamma è contentissima. Vedi, hai studiato anche te alla fine. Esatto. Bello. Abbiamo detto subito nella presentazione, il primo, forse l'unico pilota laureato che passerà in questo... Oddio, non si credo sa. ci siano altri piloti laureati, Vediamo. che io sappia. Fino adesso. Adesso è così e credo ancora rimarrà. E facciamo un salto temporale per andare alla seconda, secondo me, gara iconica della tua carriera, Laguna Seca 2008. Anche lì, quali sono stati i momenti e i pensieri? Ricordiamola perché. Allora, io ho vinto 5 mondiali nella MotoGP di fila, fino al 2005. Ok? Quindi 2, 1 125, 2,5 e 5 nella MotoGP. Potevi vincere tutti i 990 praticamente, i mondiali con le 1000. Sì, perché l'ultimo è stato... Vabbè, dopo Valencia. è tornata però. Beh, però Ok. 990. Però 9,90. Esatto. Ok. Secondo me quella regola serviva per non far doperare le Superbike. Me la sono dettata così. Può essere, però non saprei. Di Laguna Seca, 2008. Allora in Laguna Seca la metterei al secondo posto. Perché? Nel 2006 perdo il mondiale male, dopo magari ne parliamo all'ultima gara, male, un sacco di problemi durante l'anno, la moto fa chattering, poi si era rotta e poi comunque riesco ad arrivare in vantaggio l'ultima, comunque perdo. Nel 2007 la Yamaha non andava piano, ma soprattutto la Ducati aveva fatto la differenza con l'800. Ok. Con l'800 siamo arrivati alla prima gara e io e Pedrosa, Stoner nel dritto ci toglieva le carenature, cioè faceva un altro sport. Per le Poi- valvole, secondo me, credo. Forse Dopo arrivate sì, le valvole pneumatiche, secondo me. Lo ma chiederemo valvole ad Alligna, pneumatiche, forse futuro. Bridgestone. Allora, valvole pneumatiche, Bridgestone, Stoner che comunque Non è è un l'ultimo grandissimo arrivato. talento, e quindi mi fa il culo. Poi io nel 2007 passo dei momenti difficili, la bega con le tasse, con il fisco italiano, quindi diciamo che sono finito. Io ero finito alla fine del 2007, perché comunque Ok. 5 mondiali di fila, 2 in 5 mondiali in MotoGP, avevo quasi 30 anni. Ok. Fatta Quello che ormai. dovevi fare hai fatto. No dai, ormai basta, no? Ricambio generazionale, c'erano dei Sì, piloti sì. come Chris Vermeulen che facevano le interviste, dicevano ah no, ma il ricambio generazionale. Sì, sì. John Hopkins con le Dunlop che mi passava all'esterno. Avevano solo le livree belle quelle. Finito. Motociclette. Però nel 2008 riesco ad avere le Bridgestone, ritorno competitivo, parlo con Furusawa e gli dico guarda, io voglio continuare con la Yamaha, però bisogna che fate qualcosa perché la moto non va a cazzo. Allora quindi nel 2008 fanno la moto che va bene, arriviamo dopo varie peripezie, vinco, non vinco, e così arriviamo a Laguna Seca, che Stoner aveva vinto 3 gare di fila se non mi sbaglio ed era in grande recupero, e Laguna Seca Stoner volava. E cavolo, e noi prendevamo la paga, però ero abbastanza veloce, ero secondo, però lui faceva un altro sport. Solo che abbiamo detto, questo Cosa facciamo? è la resa dei conti forse, cioè è qui il momento, perché io avevo, non mi ricordo, forse 10 punti di vantaggio, una roba del genere, mi aveva raggiunto, e quindi anche lì era il momento di decidere chi vinceva. E cavolo, quella è stata bellissima, perché comunque Stoner il venerdì Stoner mi dava 1 secondo e 6 tipo, poi dopo ho recuperato un po', ma comunque c'aveva... Io mi ricordo che fino al warm up comunque c'è ancora superiorità, lui volava, Sì. mostruoso. Lui girava 21,5, 21,6 e io giravo 22,2, 22,3, cioè facevo 6-7 decimi. E poi in gara io mi ricordo che siamo partiti con Uccio la mattina per andare verso Laguna Seca e Uccio mi fa come facciamo? E io gli ho detto guarda, tutto per tutto oggi, il primo obiettivo è che non deve vincere lui,
Poi dopo, se ci stendiamo tutti e due, se non arriviamo, se non vinco io, va bene uguale, però non deve vincere lui. Perché sennò 25 sono troppi. Perché, cavolo, non si può. E sono partito così, cioè, tutto per tutto. E lui invece è partito, cioè perché... Forse non se l'aspettava che tu No. reagissi così con tutta quella superiorità che aveva. No, lui non se l'aspettava. Infatti lui parte tranquillo. Primo giro tranquillo, scalda le gomme bene, gli ero attaccato, scalda le gomme bene, e secondo me l'inizio, l'attacco della rissa è stato al primo giro. Perché in molti, naturalmente, poi dopo il sorpasso, quello tutto così nella terra, così quello è diventato Iconico. il sorpasso famoso. Ma il primo giro l'ho passato lì un'altra volta, perché lui è arrivato su al cavatappi, Tanto se l'ho. ha detto faccio il primo giro tranquillo, scaldo bene e poi dopo tacco a martellare. E invece l'ho passato lì. E lui, cavolo, Questo? e ha detto ma come? No? E da lì abbiamo cominciato a far da matti e ci siamo passati 7-8 volte. E il sorpasso, quello mitico, è stato al quinto giro. Solo che a Laguna Seca è corta, ce n'erano 30 giri. Quindi io sono passato, c'era l'app 24 e già io non ero finito. Avevo dato tutto, capito? Però dopo niente. Sapevo che non lo dovevo fare stare davanti in discesa, perché lui in discesa andava fortissimo. Dopo il cavatappi c'era la Renei e poi la destra, lui li faceva paura, mi dava una vita. Però se stavo io davanti lo tappavo, e quindi da lì dopo lui ha cominciato a provare, a passarmi, si è innervosito e di qua e di là, e alla fine ha fatto l'errore. Allora, Stoner è stato il pilota con più talento che io ho visto contro di me. Tra tutti. Cioè fargli fare delle cose con la moto incredibili, soprattutto in condizioni difficili, mezzo asciutto, mezzo bagnato, vento, bagnato, freddo. Lui faceva Lui c'era paura. sempre. Però di testa era Più precario, più fragile forse. meno forte che di Mm. talento. E Ok. quindi io ho cercato di puntare lì. Ah no, ma funzionato in quella gara lì, sì. Laguna Seca l'abbiamo trattata, perfetto. L'ultima gara, delle parti bellissime da affrontare, e che forse per adrenalina, sì, perché per adrenalina, perché è arrivata l'ultima curva, tirerei fuori Barcellona 2009. Anche qui, quali sono stati pensieri, momenti, solo tu puoi raccontarceli. Guarda, ti dico, per prima cosa è una cosa importante, perché comunque lo sport è fatto di rivalità, ed è lì che comunque la gente si appassiona, è lì che i campioni tirano fuori quell'ultimo pelo. E alla fine non è un caso che le 3 gare più importanti della mia carriera siano state fatte contro i miei 3 più avversari più importanti della carriera. Quindi 2004 Biaggi, che ha fatto secondo, ultimo giro, welcome, ha fatto il giro veloce, così comunque è arrivato dietro, ma comunque grande battaglia. 2008 Stoner, 2009 Lorenzo, perché Lorenzo è il terzo mio Grande avversario, il podio dei miei avversari è questo. Okay, Io sì. fino al 2007 avevo Colin, avevo Edwards, sì. E nel 2008 mi mettono Lorenzo, e io naturalmente già non sono stato molto contento, perché Lorenzo comunque era uno che si sapeva che andava molto forte. Poi diciamo che non è che Lorenzo è uno molto simpatico, ecco, Grande o odio. almeno era quando correva, proprio diciamo che la simpatia non era il suo più grande pregio. Quindi comunque comincia a rompere, così arriva Lorenzo nel 2000. Allora però, grande differenza è che Lorenzo nel 2008 aveva le Michelin e io avevo voluto le Bridgestone, ok? Quindi già ci dividiamo un po' nel box. Lui rimane Michelin e invece io dico no, io voglio correre con le Bridgestone, va bene, e a me mi danno le Bridgestone. Prime 3 gare, l'esordio di Lorenzo è stato secondo tempo pole position nelle prime 3 gare, e in gara secondo, primo con le Michelin. Ciao, sono arrivato. Cioè, esordio, no, si parla tanto di Acosta adesso, però Lorenzo quando è arrivato ha subito messo le cose in chiaro. E poi soprattutto, Valentino ha voluto andare con le Bridgestone e invece sono meglio le Michelin. Cavolo, quindi già pressione, bega, così. Invece poi dalla Cina noi siamo riusciti a mettere a posto la moto, perché con la Bridgestone andava diversa, e cominciamo ad andare. E le Bridgestone, comunque alla fine avevo ragione, perché le Bridgestone erano nettamente superiori alle Michelin. E nel 2009
e anche Lorenzo passa alle Bridgestone. E però si cambia perché secondo me si passa a monogomma, quindi passano tutti alle Bridgestone. Però bega, facciamo il muro nel box, perché io non volevo che i miei dati li passassero a Lorenzo, quindi c'è il muro, grande polemica come cavolo, cioè, ha fatto mettere il muro. Ancora adesso dei piloti lo dicono, ma non faccio mettere il muro come Valentino, capito? Due palle. Però io speravo sinceramente, la cosa del muro era più che altro per non passargli tutti i miei dati. Invece è stata un grande bluff, perché alla fine è stata una grande polemica con sto muro e alla fine i miei dati andavano tutti a lui, come i suoi dati venivano anche a me. Vabbè, comunque niente, tensione comunque. Due piloti fortissimi, che è normale. Siamo arrivati a Barcellona e a pari punti. Dopo 6 gare a pari punti, non me lo ricordavo. Pari punti, 120 se non vado. Aspetta, ti dico un'altra chicca. Vai. Che poi dopo andiamo a vedere se è vero. In 3 a pari punti, anche Stoner. Ostia. Tutti e 3 a pari punti, tutti e 3 120. Perché io i numeri dopo me li ricordo. Tutti e 3 quindi arriviamo a Barcellona a pari punti. Quindi io vinco, lui vince, Stoner vince, arriviamo a Barcellona. E cavolo, Barcellona, anche lì, casa sua, lui arriva tutto vestito blugrana, Barcellona, di qua e di là. E mi ricordo che la cosa era che proprio FP1, primo Lorenzo, FP2, primo io. Cominciamo subito. FP3, primo Lorenzo. No, FP3, primo io. Qualifiche, pole position di Lorenzo di 30 centesimi. Capito? Warm up, passo uguale. Quindi arriviamo in gara proprio sullo stesso livello. Aiuto. Puttana, ho detto, mamma mia, aiuto. Però lui a casa, ma Barcellona è stata sempre una delle mie piste preferite. E quindi lì dopo c'è stata la lotta veramente all'ultimo sangue. E la cosa bella di Barcellona che c'ha in più di Welcome e di Laguna Seca è il sorpasso all'ultima curva, cazzo. Sì. E quello è una cosa che emozionalmente ti dà una scarica d'adrenalina indimenticabile. È una cosa che, cioè, Laguna Seca ok, però è finita 5 giri prima, esatto. Capito? E invece Barcellona così. Allora praticamente mi passa, lo passo, lo ripasso, provo ad andare via, lui rimane attaccato, mi passa, provo ad andare via lui, io gli rimango attaccato, e quindi arriviamo alla resa dei conti e abbiamo detto ok, qui si calcolava, cominciavamo a calcolare che praticamente nel rettilineo con la scia quello dietro passava alla curva 1. Ok, quindi cominci a calcolare pari o dispari giri. Vuol dire, ti passo io, quanto manca? Ok. Perché se manca un giro vuol dire che mi passi te. Okay. Se ne mancano 2 ti ripasso io. Sì. Quindi hai capito? Cioè al pelo di tutto. Si fanno questi ragionamenti. Sì, si fanno questi ragionamenti perché appunto lì era, cioè lì veramente è come quando arrivi, quanti round fanno alla box? 12, 8, 15, 10, 5, quando arrivi all'ultimo round, tipo Rocky, Apollo Creed, tutti spaccati tutti e due, ed è l'ultimo. Cioè, via, adesso che rimane in piedi. Che rimane in piedi vince. Quindi lui mi passa, allora lui mi passa e mi chiude. Alla staccata della 1. Alla staccata della 1 e sta davanti lui. Poi dopo cosa succede? Dopo io prendo la scia, cerco di passarlo, ma lui mi chiude a sinistra, ma io lo passo che ho chiuso il ginocchio. Il famoso sorpasso da strappo di licenza denominato da Loris Reggiani, che salutiamo. Ciao Reggio. Ciao. Quello sì, sorpasso è epico. In quei casi lì succede sempre che tu non hai scelta. No, perché l'eroe, si dice, no? L'eroe è o un pazzo o uno che non ha scelta. Praticamente lui mi ha passato nel rettilineo, poi mi ha staccato davanti e io quando ho staccato gli stavo andando addosso. Non facevo più in tempo andare a destra, quindi sono andato a sinistra, all'esterno, e ho detto intanto spero di passare. E sono passato in questo buchino chiudendo il ginocchio, ma poi dopo sono riuscito in qualche modo a fermarmi e a fare la curva. Sì. Però cosa succede? Lo passo, ma manca ancora un giro. E lui nell'ultimo rettilineo, nell'ultimo giro mi passa alla 1 e mi chiude e non mi lascia più lo spazio. Quindi cazzo. Poi io lo provo a passare alla 4, io lo provo a passare alle 4, ma lui mi incrocia. 5, e io so che l'ultima mia possibilità è la staccata della 9, no? Perché dopo non si passa più. Ma lui 9, 10. Secondo me è 8, quella sopra è 8. Sì, lì sempre adesso, la mappa, la famosa mappa. Comunque metti dove c'è scritto Circuito de Catalunya. Sinistrone, no? prima.
Però andiamo su alla 8, cavolo, lui la 8 la faceva un po' più forte di me e in quel giro riesce a darmi quel pelo Ed è e stato rimane tutto tutto a sinistra. stretto a sinistra e io non lo passo. Ho detto cavolo, non lo passo. Però lui rimane stretto a sinistra fino alla fine, un po' troppo, perché aveva paura che lo passassi e quindi io la 9 riesco a farla un po' più forte di lui perché faccio la traiettoria giusta. E cavolo, arrivo alla 10 che ero ruota, Sopra di ruota. Proprio ce l'avevo lì, attaccato. E l'anno prima, con Stoner, ero riuscito a passarlo all'ultima curva, Stoner. Ma al penultimo giro, non all'ultimo, capito? Però ho detto, cavolo. Cioè, l'altra volta l'avevo passato nel 2007 lì e poi dopo lui mi aveva ripassato e aveva vinto, basta. Però faccio, cazzo, forse c'è la possibilità di passarlo. E lui, Lorenzo, sinceramente, all'uscita della 10, all'entrata della 11, non dico che si è rilassato, però l'ha fatta non da ultimo giro, ultimo round, ultimo sangue. L'ha fatta normale e quindi ho detto, vado. Cavolo, sono andato e quando ho frenato ho detto non mi fermerò mai, quindi invece di farla in terza ho messo la seconda, quindi colpo di genio, mi è venuta lì, naturale, cioè lì, messo la seconda, cavolo sono entrato, mi si è chiuso davanti perché ero veramente al limite, ma sono riuscito a non cascare con la seconda e sono riuscito a fregarlo. Bello vero, È stata bella. Cioè, Stata quella per me, io a livello di ripeto di adrenalina, è stata veramente devastante. Sì. Quello che rende l'idea è il figlio di Vitali nel tuo box, mani nei capelli. A parte nel tuo box, delirio totale, telecamera nel tuo box, proprio delirio totale, ma anche noi a casa, insomma. Sì, perché comunque nel l'ultima box curva, c'era l'ultima curva. un'atmosfera difficile, perché stava per esplodere tutto. E dopo quella gara lì abbiamo litigato con tutti quelli di Lorenzo per dei mesi. Però è stata bella. E devo dire che comunque Lorenzo è stato un grande. Perché cavolo, cioè, è arrivato lì L'ha settato. appena dopo la gara, mi ha detto porca boia, grande, culo m'hai fregato. Però non è arrivato lì, capito? Come poi è successo con altri in futuro, negli anni dopo, che cioè è stato un signore. Certo, Cavolo, mi ha detto certo. bastardo, Ha però accettato m'hai la fregato. sconfitta Sì. cioè, dignitosamente, più che altro. Grande. Grande orga anche, bellissima rivalità, grandissima. Grazie per tutto, ragazzi, e questo bisogna dirlo. Adesso passiamo un attimino, anche più in breve volendo, alle vicende più brutte, tra virgolette, perché c'è Valencia 2006, Malesia 2015 e Austria 2020. Scegliete da dove partire, se andiamo a livello temporale, partiamo da Valencia 2006. Andiamo a livello temporale. Valencia 2006 Faccio una piccola presentazione. Certo. Ti giochi il mondiale fino alla fine con Aiden, dove all'Estoril, penultima gara forse? Era successo penultima gara assolutamente. Pedrosa stende ad Aiden, quindi da casa Valentino, grande possibilità, ma sul fotofinish Elias ti ruba la vittoria di 5 millesimi. Contenti lo stesso. Proprio brutto presentimento. Sì, brutto bravo, presentimento. Segnali, i famosi Porca segnali, boia, come quando brutto prendi il palo all'89esimo. brutto Perché non la devi presentimento. vincere. Poi lì è la gara della sua vita estrema, Sì. forever, tutto lì. Poi Elias, cazzo, cioè che poverino, bravissimo, campione del mondo, tutto, però ha vinto una gara in MotoGP, penso. Quella. Ha fatto da matti. I famosi 5 punti che poi ti sarebbero serviti per la Valencia, ma vabbè, arrivate a Valencia, weekend comunque dominato, perché mi raccontavo sempre Uccio, tutti i turni davanti, prima, di qua e di là. Partite per la gara. Vai. Allora, intanto, secondo me, devo dire che io nel 2006, allora, ho molti rimpianti per il 2006, però posso dire, dopo tanti anni, che dopo aver vinto un sacco di mondiali di fila, il 2006 avevo un po' mollato, tra virgolette. Non mollato, però il mio rimpianto è che probabilmente potevo dare di più, però purtroppo, dopo aver vinto 5 mondiali di fila, mancava la stamina, l'aggressività, il fuoco dentro un po' va giù. Era un po' più calato. Un po' va giù. Altro errore, Portogallo, quindi punto dopo punto. Allora, nel 2006 io ero ancora quello che andava di più. Sì, Okay. Poi aggiungo, Jerez ti ha steso sempre Elias. Jerez mi ha steso Elias alla prima curva. Rotto alla Laguna Seca, e cioè comunque è annata anche. Allora, Le Mans
davanti primo, vinta, si spacca il motore, si rompe una valvola. E cavolo, quando ero lì ho detto, Dio, questi punti qui alla fine dell'anno me li ricorderò, perché comunque sono 25. Sì. Ok. Laguna Seca, si è rotta la moto un'altra volta, o la gomma o tutti e due, e arrivo a Valencia. L'altro errore è stato che in Portogallo Bagar e Pedrosa stende Aiden. Cioè, mi ricordo la scena di Aiden, grande Niki, Il doppiaggio di Germano Mosconi sì, sopra. Aiden ovviamente che è stato duro. Grande Aiden, che dovunque sia lo salutiamo, Grande perché è stato sempre veramente una Grande gran Niki. persona, un gran pilota, e veramente uno figo. E cavolo, è fatta. Arriviamo a Valencia certo. che è fatta. C'avevo un po' di punti di vantaggio, 8-12, adesso non ricordo. A Valencia Aiden andava forte perché Aiden era un sinistroso, venendo dal flat track, e quindi Laguna Seca, Valencia, Aiden era uno che pestava. Però ho detto, dai, cioè, se lui fa terzo io posso fare anche quinto, sesto, vado bene. Nelle prove volavo, facevo paura. Pole position, che poi io non è che sono un gran pole sitter, però pole position, e quindi cavolo, hai vinto sabato sera. No, è fatto. Come il Milan a Istanbul nel 2005. Poi è successo che io non lo so, ci sarà anche qualcosa sotto di tecnico, non lo so, le gomme, però chi lo sa. Adesso è anche brutto dirlo, perché comunque ho perso, punto. Però dalla domenica mattina non sono più andato un cazzo. Nel warm up ho fatto 11° e ho cominciato a non andare più un cazzo. E ho detto, ma porca troia, ma come... Cioè, però, ok, magari, sai, warm up si faceva con le gomme usate. Comunque, Freddo la mattina. Ma freddo la mattina, dai, va bene. Partivo in pole e ho sbagliato la partenza intanto, e invece Aiden è partito forte. Tuo grande classico di molti anni, tra l'altro, partire. Mio grande classico, ho sbagliato un sacco di partenze Cioè. nella mia carriera, non sono mai stato... Cioè, dopo alla fine un po' sì, però... E poi comunque anche in gara non andavo un cazzo. Cioè, facevo una gran fatica, mi si chiudeva davanti da tutte le parti, andavo piano, proprio ero in difficoltà, fino a che alla 2 mi sono steso. E lì è stato un momento, un taglio netto. Cioè lì è cominciata un'altra fase della mia carriera. Fino lì ero stato invincibile. Cioè alla fine vincevo sempre io. Non tutte le gare, però quando contava. Sì. E invece da lì è cominciata a essere un po' più dura. Però vabbè, ci sta, è normale. Certo. Forse ti ha aiutato nel 2008, nel 2007 forse questa cosa. Soprattutto nel 2008, assolutamente, perché io volevo dimostrare che comunque ancora potevo vincere il mondiale. Vedi. E quindi quello è stato, però cavolo, che delusione. Credo. Sono stato 10 giorni a casa che capanno, senza che uscire. nervoso. E a dormire nel letto tutto il giorno, a girarmi nel letto, e lì mi è dispiaciuto. Sì. Immaginabile. Soprattutto poi c'è appunto eri Valentino Rossi che vinceva, quindi nervoso di anche da casa, perché poi eri tipo, sei ripartito, eri 14 e io da casa dicevo adesso quelli con la Yamaha si fermeranno alla fine sei arrivato a fine gara, non si sono fermati, perso. Perfetto, posto. L'altro, mancano 2 punti negativi, poi torniamo sulle nostre Malesia 2015, che è quella forse disfatta, la cosa più brutta che ti sia successa nella carriera, secondo me, no? A livello sportivo, dico bene? Assolutamente sì. Infatti, ricordandomi la delusione del 2006, ma paragonarla a quello che è successo nel 2015 per me non ha gara. Anche perché nel 2006 alla fine ho sbagliato io e sono stato un coglione, e Aiden ha vinto. Basta, punto, finito. Questo è lo sport. Succede. Tanto non è... Arriva uno. È così. Ma nel 2015, e qui potremo stare a parlare fino a domani mattina, comunque cerco di fare un riassunto. 2011-2012 con la Ducati, perché tutto inizia da lì. 2011-2012 con la Ducati. 2011-2012 con la Ducati, disastro, macello. Quindi te fai conto che a me mi davano già per finito, no, è finita nel 2006-2007, è finita, non vincerà mai più. Poi rivinco 2008-2009. Gallina vecchia fa buon brodo, scusate il ritardo. Esatto, poi sono passato in Ducati e nel 2011-2012 con la Ducati è stato veramente un disastro. Molto molto frustrante.
Gran bastonate, tra l'altro. molte cadute, fortunatamente non mi sono fatto niente, comunque grande delusione, ma sono riuscito a tornare in Yamaha nel 2013 e da lì inizia. Sono riuscito a tornare in Yamaha nel 2013 perché il mio obiettivo era cercare di rivincere il mondiale, cavolo. Però lo sapevo che ci sarebbe voluto un po' di tempo. E quindi nel 2013 comunque ritorno sulla mia Yamaha, sulla mia M1, mi trovo bene, sono riuscito a rivincere a Assen, però ero ancora un po' lontano dai fantastici 3 che erano diventati Marquez, Lorenzo, Pedrosa. Perché non c'era più Stoner. Perché eravate i Stoner Fantastici si 4, ritirava. perché I primi Fantastici 4 eravate 4, sempre voi. Diciamo che i Fantastici 4 prima c'era Stoner, Sì, no? chi eravate quindi? Ok, Stoner, Pedrosa, Lorenzo, io. Ok. Ok, poi Stoner ha smesso, È entrato nel Marquez. 2012 è arrivato Marquez e quindi è stato Marquez. Poi però io mi sentivo di avere ancora del margine per migliorare, nonostante fossi abbastanza vecchio, però lo sapevo che potevo fare meglio. E alla fine del 2013 ho cambiato Jeremy Burgess, che era il mio capotecnico dal 2000, quindi immaginati, cioè è stata dura, però mi sembrava che non avesse più tanta voglia. E sono andato con Galbusera e cavolo, nel 2014 abbiamo fatto un bel lavoro. La Yamaha andava forte, avevamo le Bridgestone e ci siamo messi giù e cavolo, ho cominciato a pestare. C'eravate. E Marquez aveva vinto 10 gare di fila nel 2014, 10 gare di fila. Poi però alla fine del campionato io ho fatto secondo e nelle ultime gare del campionato ero lì. Secondo? Che... Avevo fatto No. vice campione del mondo, avevo fregato Lorenzo e l'ultima gara a Valencia me l'ero giocata con Marquez che alla fine mi aveva battuto, però ero arrivato secondo a Valencia. Quindi ho detto aspetta, perché l'anno prossimo non siamo messi male. L'anno dopo dal Qatar siamo partiti e io sapevo che il mio avversario principale era Marquez per vincere il mondiale e Lorenzo. E alla prima curva del Qatar, nella prima curva della prima partenza, Marquez va dritto. Sì. E il presente quando... Intanto, la prima gara. No, ma ti senti... È un segnale, capito? Sì. È come quando a Jerez nel 2006 mi ha steso Elias. Cioè, te arrivi, cioè fai tutto l'inverno, ti prepari così, Sì, arrivi la sì. prima gara, sei un po' in difficoltà, però dici, dai, in gara adesso mi metto lì. Alla prima curva ti stende uno da dietro. Capisci che già iniziata Dici, meglio. "Dio, quest'anno cioè, qui, cavolo." Poi io sono molto, come si dice, superstizioso, quindi. Ma al primo anno del 2015, quando Marquez l'ho visto andare dritto, ho detto, cavolo. Bene, iniziamo bene. E poi gran gara, vittoria in Qatar, poi vittoria in Argentina contro Marquez, però lì in Argentina inizia la bega con Marquez perché praticamente io lo raggiungo e tutto nasce dall'Argentina. Vado da Vitale a portare il casco dopo la gara. Come va la MotoGP? Ah, c'è Marquez davanti con 3 secondi di vantaggio, già vinto. Io guardato, ho detto, tipo, più di 3 secondi aveva in quel momento. Ho detto, vabbè, andiamo al box. E siamo venuti tra l'altro a vederla al box della Yamaha e dopo comunque si stava sbagliando Vitali. Perché? Procedi con il racconto. Vitali, che tra l'altro salutiamo. Ciao Mauri, ciao Mauri, numero 1. È un grandissimo sbagliatore di previsioni. Quindi già che Vitali ha detto Marquez aveva già vinto, c'era grande possibilità di batterlo. Cavolo, in Argentina praticamente Marquez parte con la soft, io parte con la media, io parto con la hard e Marquez va via fa il culo a tutti. E però no, io andavo bene con la hard, lo sapevo, lo dicevo, adesso aspetta, perché cavolo con la hard dietro Bridgestone sulla Yamaha, se ce la facevi mettere in temperatura volava. Una meraviglia. E quindi la seconda parte di gara comincio a recuperare e gli dicevo, e faccio 4-3, 3-8, 3-3, Dio, adesso arrivo. e però il conto veniva stretto, capito? Perché delle volte quando te guidi, se te cerchi di fare i conti, almeno a me mi capita così, se te gli recuperi 3 decimi al giro, guardi quanti giri mancano, fai 2 calcoli, te dicono, fai i conti ok, nel tipo dritto. mancano 5 giri, Bisogna che gli recupero 3 decimi al giro, lo prendo a metà dell'ultimo, ok? Se continua così. Si fanno questi ragionamenti quindi. Si fanno, lui li fa, non so, gli ha segnato Te li hai mai fatti? Più o meno sì, adesso così tanto, poi in MotoGP, cioè, me ho fatto la Moto 3, non è che ho fatto la MotoGP, insomma, Vabbè, lui li faceva, li faceva, ok, parentesi.
Comunque entro in un ritmo Come tosto. Senna a Monte Carlo in qualifica. Lascio lì Giro chi veloce c'avevo, all'ultimo, il penultimo lascio giro, lì chi 89-0. c'avevo, sorpasso Lorenzo, ho sorpassato Lorenzo, ho sorpassato Dovizioso mi si era attaccato dietro, ma comunque io andavo più forte così e comincio a fare i giri veloci, pam, Uno pam, dietro pam, l'altro. uno dietro l'altro, e lo vedo che si avvicina. Adesso lo Come le prendo. mosche, così. Vai, adesso lo prendo. Quindi cosa succede? Sono arrivato lì che io stavo andando molto più forte di lui. Quindi per me era, anche se Marquez, una formalità ormai passarlo, perché ormai sono arrivato, sto andando più forte, mancavano 2 o 3 giri, Lo passi ho fatto. lo frego. Gli ho preso la scia nel rettilineo dietro dopo la 3 e in staccata lo passo bene. Arrivo Con capito? fretta. Arrivo forte, Sì, cioè dai, sì. andiamo, no? Cavolo, gli entro, vado nella curva destra, fino a lì io e Marquez, no, eravamo sempre andati d'accordo, no? Faccio la curva destra e cazzo lui mi viene contro, pieno. Perché cosa fa? Io lo passo nella curva destra e lui ha detto l'unica possibilità che ho è andargli addosso. Cercare di chiudere. No, io ero davanti, riguardala. Cioè lui cerca di stendermi. No, perché non me la ricordo. Mi ricordo dopo il contatto. Puoi riguardarla, lui cerca di stendermi subito. Ah. Cioè lui mi viene addosso pieno, nonostante che io fossi già tutto davanti nella curva, nel torrantino, e sai bene che te comunque lui è davanti, cioè, lo vedi, no? Certo. Ok, quindi lui fa apposta a venirmi a sbattere per provare a buttarmi giù. Tipo Schumacher e Villeneuve, quelle Sì. dinamiche quelle. Sì, perché lui non voleva perdere Sì, da tutto dietro. e via. Cavolo, io dico, ma guarda te sto b***ardo. Quindi ritorno nella mia linea, però purtroppo ci tocchiamo e quindi, cioè, te me la dai, io ritorno, io te la ridò Sì, torni e dopo lui è caduto. Però da lì il nostro rapporto è andato in frantumi. ma in generale anche nel paddock proprio la differenza l'hai vista? No, beh, allora dopo perché lì lui ancora continuava, diciamo, fintamente a comunque far finta di andare d'accordo con me, a leccarmi il c***o, comunque così. Poi dopo siamo arrivati a Assen, lui Assen nella S, cioè lui facciamo una gara della Madonna, no? Cioè lui, io, lui, no? Andiamo via di qua, arriviamo all'ultimo giro, faccio tutto l'ultimo giro Andatele a davanti. vedere ste gare, ragazzi. Cioè, sono poi belle oggi vedere. ragazzi, c'è la 2015. storia, dai. Di Lì è stata bella. Lì bella. Ma lui è tosto, non mi molla. E siamo arrivati all'ultima S e io ho detto, guarda, lui sicuramente ci prova. Io provo a entrare più forte possibile, stacco proprio più forte possibile, vedo come va. Stacco forte, la butto dentro, ma già non so se ci stavo. Ma lui, nonostante io faccio questa staccata esagerata, lui proprio mi viene addosso un'altra volta, perché lui comunque ti viene addosso. E mi ha buttato fuori, no? Solo che io appena naturalmente l'ho sentito arrivarmi addosso, a parte che non è che c'avevo tanta scelta, sono andato dritto, ho tagliato l'S e ho vinto. Io penso, io stacco forte. Lui è andato fuori. Io stacco forte al limite. Te fai una staccata che la curva non la farai mai, solo per venirmi addosso. Mi viene addosso e mi butti fuori. Ma fortunatamente a Assen c'è una S e non c'è un tornantino, quindi io taglio, vinco. Basta. Ma poi no? sul brezzone, tra l'altro, non è neanche dire che se la vedi Rimango in fuga... piedi, cioè sono rimasto in piedi, Boh. non dico per miracolo, comunque, comunque. sono rimasto in piedi non facilmente, taglio la S, vinco, punto. Arrivo al parco chiuso, lui incazzato nero, una faccia che non avevo mai visto. Dio, facile vincere così che tagli. Ma io ho detto, ma scusa taglio, ma mi sei venuto addosso? Cosa devo fare? Scusa, no, spiegami, dimmi cosa devo fare. Cosa devo fare se mi viene addosso? Dimmi te. No, così comunque non vale, perché comunque hai tagliato. Ma io, devi essere obiettivo, gli ho detto, Mark. Se mi viene addosso nell'ultima S e mi butti nella ghiaia, io cosa devo fare? Ti devo far vincere? Certo, scusa, E non da lì proprio finita. E comunque... lui non l'ha fatta la curva. Lui è no. uscito, è andato nel verde anche lui. Cioè, se comunque non avessi vinto alle regole di oggi, o comunque alle regole anche di quella volta, avrebbe dovuto retrocedere, perché lui è andato nel verde, nonostante per ma lui è arrivato impiccatissimo, tirato per lungo, entrare così, lungo. andare nel verde anche lui. E alla sperindio proprio, l'entrata quella. È alla sperindio, capito? Sì. Secondo me il gioco vale se tu cerchi di entrare il più forte possibile, ma per fare la curva. Sì. Se tu invece da dietro
stacchi solo per venirmi addosso e non te ne frega niente della curva, perché lui è andato nel verde dopo avermi buttato fuori a me. Quindi buttando fuori a me lui ha rallentato molto, Sì. e nonostante quello è andato nel verde. Quindi, dopo siamo andati a vederla e io gli ho detto: secondo te cosa dovevo fare? Vabbè, va bene. Poi dopo da lì nasce tutta la bega, e comunque io ho saputo che loro andavano in giro nel paddock, soprattutto al Samora, a dire: ok, noi ormai non lo vinciamo più, perché dopo Marquez non lo poteva vincere più il mondiale, siamo rimasti solo io e Lorenzo, ma non lo vince neanche lui, capito? E loro l'hanno detto a della gente spagnola, ma questa gente spagnola le voci nel paddock dopo girano a dei miei amici spagnoli che me lo sono venuti a dire, e mi hanno cominciato a dire: guarda, sta attento, perché vedrai che nelle ultime gare stai attento, perché lui sta dicendo che comunque non lo vince lui, ma non lo vince neanche te. Cavolo, e c'era anche Uccio che continuava a dirmelo, mi diceva sempre: guarda che stai attento a Marx. E io però pensavo, sono rimasto male in Australia infatti quando io guardavo la gara nel tuo box, e finisce la gara dell'Australia e Uccio si alza appena danno la bandiera, ma proprio appena ha cominciato a sventolare la bandiera ha detto: Marquez ha fatto la gara su di noi, cioè è partita è partita questa cosa qua. E io ho guardato Uccio e ho detto: vabbè, te avevi fatto quarto, perché poi aveva anche vinto Marquez, cioè era talmente superiore che ha fatto la gara su di me, mi ha fatto perdere, e poi dopo ha anche vinto. Sì, infatti è lì il nocciolo. E io ho detto: vabbè, avrà detto così, dai, un po' di nervose. E invece poi arriviamo in Malesia 2015 e così è andata, insomma, perché lui in Australia ha cominciato ad attuare un po' questa cosa. Possiamo dirlo, perché poi è stata evidenziata appunto sia in Malesia che a Valencia. Secondo me non è che possiamo dirlo, cioè è semplicemente stiamo raccontando i fatti. Nel senso, se uno si impegnava ad andare a vedere i tempi e quello che ha fatto, non è che è una ipotesi, è chiaramente dato di così, fatto. capito? Siamo arrivati in Malesia, io gli ho dato su nella conferenza stampa, perché ho detto: provo almeno a sputtanarlo, cioè a dire quello che sta facendo davanti a tutti, così magari anche lui dice: guarda, ma peccato. Cioè, nel senso, lascio perdere. Anche perché ricordiamoci che lì Marquez non c'entrava niente. Cioè, il mondiale ce lo giocavamo io e Lorenzo. Sì. Secondo me, il grande nocciolo è che se tu lotti per il mondiale, allora ok. Puoi fare tutto, no? Però comunque, ok. Però se tu Sei non della c'entri partita. niente Non per sei il neanche mondiale, compagno di squadra, non sei neanche compagno di squadra di nessuno dei due. Esatto. Devi avere il rispetto di non rompere i coglioni a quegli altri. Cioè, devi semplicemente fare la tua Farglielo gara, giocare a loro, gara. comunque. provare a vincere, punto. Ma chi te lo fa di metterti in una cosa così, dove nessuno dei due è neanche il tuo compagno di squadra, nessuno dei due non è tuo fratello, nessuno dei due è un tuo amico? Cioè, fatti i tuoi. Nel senso, no? Ok, invece lui giocarci sto mondiale tra di noi, visto che si stanno giocando. Sì, basta. che poi tra l'altro era un mondiale bellissimo, storico, e grande lotta fra me e Lorenzo fino all'ultima gara, e comunque lui alla fine in Malesia mi ha danneggiato e dato fastidio per tutta la gara, e poi dopo io nella lunga destra che poi stringe gli sono andato vicino, perché lui mi stava veramente lui ha cercato di farmi cadere 3-4 volte, ma non mi ha preso il manubrio, e io nell'ultima destra lì gli sono andato vicino, gli sono andato molto vicino, come fai per strada quando litighi, no? Sì, che lo Gli sono andato fuori. vicino lì tutto attaccato così, e l'ho guardato nella faccia come per dire: ma basta, ma che cazzo fai? E solo che dopo ci siamo toccati. Sì. Su quello lì io ho molti dubbi su quel contatto, perché lui non cade mai, e invece in quel momento lì, non lo so, forse cioè in realtà gli si è incastrata il freno, la manopola nel mio ginocchio. Io non volevo buttarlo giù, comunque è caduto.
E alla fine comunque mi ha fatto perdere il mondiale perché mi hanno fatto partire l'ultima Esatto, Valencia. sì, E purtroppo- Ma poi anche a Valencia, molti non se lo ricordano, lui poteva vincere la gara a mani basse e è rimasto lì a dar fastidio a Pedroso, io me lo ricordo, quella dinamica è quella. anche io me lo ricordo Per bene. far vincere a Lorenzo, per farlo stradavanti, me lo ricordo. Però vi dico due chicche molto belle. Allora, la prima chicca è dopo la gara mi chiamano a me e andiamo in Malesia o della Valencia? in Malesia Ah, ok. e mi chiamano alla direzione gara. E alla direzione gara c'erano Mike Webb, Carmelo Speleta, penso. Io ero con Meregalli della Yamaha e Marquez era con Alzamora. E quindi io sono arrivato e si vede già dal video che gli dico: oh, complimenti, bravo, bella gara. Li faccio e gli ho detto, e lui era lì nel divano e mi fa: ah, anche te m'hai buttato giù. E anche te, vabbè, bella, Certo, bellissima classico roba, momento, no? Così. post gara del genere. Poi mi comincia Alzamora comunque mi comincia a insultare perché io comunque Alzamora gli dico: guarda che comunque anche ma te perché sei qui, Alzamora? Scusa, io sono da solo, c'è Meregalli, te sei della Honda, sei il suo manager, allora io chiamo Uccio. Perché? Perché comunque Alzamora era incazzatissimo. Poi gli ho detto: dai, stai zitto, vabbè, quindi Tafferuglio già con Alzamora, Bega, così. Comunque Alzamora rimane lì. Classico naturalmente. Tafferuglio post sì. gara del genere. Insomma, Esatto, dai, esatto. cioè, Ok, io da solo perché comunque Meregalli è molto, molto soft. Tranquillo, E invece lì più ci voleva tranquillo. uno che mi aiutava. Vabbè, comunque da solo ho detto va bene. E alla fine, comunque, di la tua, io dico la mia, e di qua e di là. E alla fine Mike Webb mi dice: vabbè, allora abbiamo deciso che comunque a Valencia partirai ultimo, che è una cosa che non è mai successa nella MotoGP. Non è mai successo che uno ti fa partire ultimo. A norma cosa dici? A norma ci doveva essere, dovevo fare un ride through Ah, ok. a norma. Quindi nella gara della Malesia io dovevo fare un ride through, entrare nei box, fare il ride through. nella gara della Malesia. Nella gara della Malesia. Cioè se loro decidevano che io avevo steso Marquez apposta, dovevo fare un ride through. Ok. Durante la gara. Durante la gara. E invece di terzo, col ride through avrei fatto quinto, perché avevamo molto vantaggio. Invece no, non mi fanno fare il ride through e inventano che dovevo partire ultimo a Valencia, che praticamente mi tagliava le gambe, avevo perso il mondiale. E questa è bella, il momento in cui Mike Webb ha detto, allora intanto c'era Marquez con la testa bassa così, Alzamora lì davanti, tutta questa tavola rotonda. Mike Webb dice: dovrai partire ultimo in Malesia, a Valencia. A me proprio, presente, mi si è gelato il sangue perché ho detto perso. Così. Ma la prima mia reazione è stata a guardare Marquez. E Marquez proprio ha guardato Alzamora, ha fatto: Dio, no, dai, non dire. sì, vuoi che non ti dico una bugia mai. Cioè Marquez era testa bassa perché comunque avevamo litigato e io a Marquez gli ho detto: guarda, se te fai questa cosa a te la porterai avanti per tutta la carriera, perché comunque è una roba schifosa per lo sport che te fai perdere un altro. Quindi lui era abbastanza con le orecchie basse. E comunque il momento che lui ha detto partirai ultimo, Marquez ha proprio alzato lo sguardo, ha guardato Alzamora e gli ha detto, come per dire: vai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. L'epilogo basta, è andata così. Cioè l'epilogo brutto per lo sport, perché comunque Marquez grande campione, grande fenomeno e tutto. E anche un'altra nostra curiosità era, tra virgolette, prima e dopo di quell'episodio, come era Marquez nei tuoi confronti. Comunque, cioè, dopo questo episodio diciamo che c'è chi può essere di Marquez, c'è chi può essere di Rossi, ma sportivamente parlando inevitabilmente si può dire che unfair, direbbero in Inghilterra, no? Cioè non correttissima come no, e poi dopo con l'andare degli anni, ecco, dopo 10 questo. anni, ti è cambiata in qualche modo la sensazione o sono pari quelle? Riflettendoci a freddissimo. Guarda, devo dire, allora Marquez è un pilota fortissimo, un fuoriclasse, e comunque è sempre stato uno abbastanza borderline, molto aggressivo, ok? Però qui, quella volta lì nel 2015, è stata la volta che è proprio passato di là, capito? Perché se tu comunque sei cattivo sportivamente, aggressivo, sì. no? Ci sono tanti che sono così, no? Al limite dello sporco. E ti potrei fare tanti esempi, però mai nessuno di fuori classe del motorsport
ha lottato per far perdere un altro pilota, capito? Quindi quello è quello che marca la linea. Neanche quelli sporchi te dici hanno mai fatto niente. No, Cioè, perché lo hanno fatto per loro. Esatto, Lo hanno fatto per loro, sono loro stati sporchi stessi. per loro, perché Sì, volevano sì. vincere, perché avevano voglia di vincere, perché volevano essere superiori. Sì, Ma sì, mai sì, nessuno è stato così sporco. per qualche d'un altro. Quello è vero, E va bene. Va bene, Dai, via, andiamo questo avanti. è stato il passato e ognuno, ripeto, purtroppo comunque non abbiamo detto un filo di bugie, No, così è vabbè. andata, andiamo a vedere le gare e quello che volete. Per arrivare verso la conclusione, l'ultimo momento, l'Austria 2020, quel momento tragico quasi, fortunatamente non lo è stato, in quanto caduta di Franco insieme a Zarco alla 3 dell'Austria, quando ancora c'era il rettilineo lungo. Lì cos'è successo nella tua mente? Io mi ricordo che sei entrato nei box con le mani nei capelli, nel casco, cioè sopra il casco, però cioè, noi l'abbiamo visto dal video, ma da dentro cos'è successo quando una moto in pezzi, in frammenti ti ha attraversato, tra l'altro una davanti e una dietro? Sì, allora intanto è stato bello perché abbiamo ripercorso un po' le cose, poi naturalmente fortunatamente ci sono state un sacco di anni belli, di gare belle, quindi si potrebbe parlare tanto, però in questo caso arriviamo... No, ma va bene, anche perché... No, Io guarda, sì, anche sì. per tutti... No, mi piace perché quella dell'Austria sinceramente è stata un po'... è un momento molto importante per il mio ritiro, è stata. Perché comunque io avevo voglia di correre, però vabbè, ormai ero grande, però ho detto, voglio correre, perché anche con Carlo, così abbiamo sempre parlato, e io ho sempre detto, io non voglio smettere che sono sulla cresta dell'onda, voglio solo smettere quando proprio non ce la faccio più, perché proprio così non ho rimpianti. Così smetto, tranquillo, sono rilassato e non mi viene mai neanche in mente di dire, però se avessi continuato, no? Un altro periodo. E infatti così è stato. Esaurisci. E sono contento di aver fatto così perché comunque l'ho vissuta il mio ritiro così, l'ho vissuta bene, devo dire. E l'Austria è stata appunto una cosa, una gara importante per questo percorso, perché comunque negli ultimi anni, quando si diventa grandi, io ho sempre cercato di stare, non dico attento, perché comunque corri con la MotoGP, però di stare un po', di non fare il pazzo. Ok, di stare un po' all'orecchia. Devo dire che io comunque sono sempre stato così anche quando ero giovane, perché comunque ti sei sempre rotto molto poco, tra l'altro, a parte nel 2010, per il resto non hai mai saltato niente. a me non mi è mai piaciuto cadere, non mi è mai piaciuto farmi male, No? no. Gli altri da gusto. E non mi sono mai proprio trovato bene in quella Ok. situazione, e quindi mi ricordo che a un certo punto all'inizio della mia carriera ho detto, guarda, secondo me bisogna cercare di cadere dalle 4 alle 8 volte all'anno, Proprio scientifico. cioè, capito, per cercare di non farsi male. Sì. E cavolo, in Austria eravamo lì e stavamo facendo una bella gara, io ero con Viñales e siamo arrivati alla curva 3 e dietro è successo il casino perché Zarco e Franco si sono toccati e il rettilineo dell'Austria lì si fa più o meno 300 all'ora ed è una staccata tosta perché Sì. non è una staccata dritta, è una staccata un po' piegata. Ok, E con le MotoGP si frena proprio quando sei un po' così. E cavolo, c'hai la sensazione che la moto è al limite, che quasi tocca per terra, Ok. perché sei piegato e stacchi. E sopra c'è una curva che si fa 50 all'ora, capito? Mhm. E cavolo, stacco, ero dietro Viñales, concentrato per cercare di non farlo andare via, eravamo tipo quarto e quinti, una cosa del genere. E mi ricordo che quando ho frenato, no, ho staccato così e ho cominciato a inserire la moto, ho visto un'ombra passare, una cosa che di solito non vedi. E sinceramente lì per lì ho pensato all'elicottero, perché delle volte l'elicottero gira ti è sopra col sole. e delle volte ti fa l'ombra, no? Sì, sì, Ho sì. detto, cazzo, l'elicottero. Poi un attimo dopo ho visto la moto di Zarco cioè esplodere e volare sopra Viñales. Porca troia, ho detto, cavolo. E Viñales proprio ha lasciato le mani dal manubrio e cioè distinto, si è presente coperto come la quando testa, ti no? casca una Sì. roba, ti casca un vaso. Sì, 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 sì. Ha fatto così, no? Ho detto, cazzo, Spettacolo. Dio, così ho visto Viñales, abbastanza scosso, sono ritornato nei box, mani nei capelli, così. Però io la moto di Franco, che è stato veramente il mio rischio, Sì. non l'ho vista.
ti è passato addirittura Cioè, non perché- l'hai neanche- non hai l'ho fatto in visto. tempo a realizzarla, No, che era una è moto. stato come un... È passato talmente veloce, talmente ormai distrutta che... E sono arrivato, mani nei capelli, per la moto di Zarco sopra Vignales. Mi sono messo a sedere, ho detto, Dio, gli è andata bene a Vignales, no? Che gli è passata la moto sopra. E li ho visti tutti belli bianchi, un po' così. C'era Alex, c'era Brent, c'era Uccio. E fa, ma la moto di Franco? Ah, la moto di Franco, io sinceramente la moto di Franco non l'ho vista, perché è passata talmente forte che per me è stato un attimo così. Ho riguardato le immagini. Ho detto, cazzo. Perché poi la moto di Non Franco... era l'elicottero, hai detto. Non era l'elicottero. Quando è passata vicino a me, si è proprio un attimo anche alzata. Sì. Quindi proprio sarebbe stato un disastro. E lì, sinceramente, allora, a parte che sono dovuto partire per la seconda parte della gara. Io, Vai, raga, veramente un passo. Ma lì è stato Uccio. Uccio proprio, quando io ho riguardato la moto di Franco e ho avuto paura, Uccio proprio mi ha messo il casco. Mi ha messo il casco, mi ha messo i guanti e ha detto vai, che c'è l'altra, vai. Comunque pensare. non è andata neanche male perché ho tipo fatto quinto. Però da lì, in effetti, ho pensato che comunque se corri con la MotoGP, anche se stai attento, comunque può succedere che ti trovi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. E sono cazzi. Quindi da lì, comunque, dopo del 2021, comunque non ero tanto competitivo e poi... È stato un po' quello che mi ha portato a smettere, ecco. Episodi sicuramente significativi della tua carriera. E... Devo dire, io ho sempre pensato che, allora, da una parte abbiamo avuto, sia io che Maverick, abbiamo avuto una bella fortuna. Certo. Ok. Però cavolo, avremmo avuto anche proprio una bella sfiga, c'è da dire, perché eravamo no, per noi, non abbiamo sbagliato niente, eravamo più avanti. Beh, però c'è da Cavolo, dire se che arrivavano lì- due moto e ci centravano tutti e due. Sì, ma lì conformato male, vanno tutte le moto nel gruppone. Eravate spiegati che c'eravate voi due lì del Ho detto, cavolo, allora non ci hanno preso, è stata una bella fortuna, però se ci prendevano sarebbe stata anche una bella sfiga. Ah, voglia. Dopo di voi, appunto, hanno anche cambiato Sì, la quello è pista. brutto. Noi, secondo me, ci stiamo avvicinando purtroppo verso la fine, anche se avremo da parlare per ancora tantissimo tempo. E io vorrei concludere con delle piccole curiosità. Oltre alla laurea che hai ricevuto, volevo chiederti, entrare proprio nella sfera privata, è vero che ti addormenti solo con il phone, e perché, se lo vuoi spiegare oppure no, se è troppo intimo oppure no, nel senso, decidi tu. È vero, uso il phone per addormentarmi. E perché? Perché il rumore non mi piace stare nel buio totale, nel silenzio totale, più che altro nel silenzio totale, e quindi il rumore del phone in sottofondo mi aiuta ad addormentarmi. È un rumore bianco, si chiamano, Esatto. no? È un rumore bianco. E comunque ho visto che anche alla Giulietta gli fa, Ma fanno vedi? quelle robe, Sì. fanno. Voglia. Ma perché mia mamma da piccolo mi addormentava così. E comunque a mia mamma gli sono sempre piaciute queste stufette, phon nel letto, e quindi sono stato sempre abituato. Bello. E questa era una chicca. Oddio, bello. No, sapevo, ma vedevo... Comunque una curiosità, però devo dire che ho letto degli articoli nei giornali che comunque non sono solo io. Esatto, Tanta perché gente quando c'è. l'ho letto ho detto, guarda, vale, è matto schiante. Invece dopo anch'io ho scoperto che non ne sei l'unico. E invece tra i tantissimi personaggi famosi, sportivi e non, del tuo calibro, quindi potrei citare Brad Pitt, Hamilton, Schumacher, Vasco, Cremonini, Michael Jordan, Federer, Giovanotti, Maradona, Ronaldo il fenomeno, e chi più ne ha chi più ne metta. Chi di questi, insomma, ti è più congeniale, o comunque chi è più tuo amico, ma soprattutto c'hai qualcuno che dici che non conosci? Non ti dico un tuo idolo, ma comunque uno che dici, cazzo, mi piacerebbe conoscerlo per saperne di più, perché mi piace come personaggio. E per me è stato molto importante Ronaldo il fenomeno, perché mi ha fatto diventare interista. Grande Ronny. E l'ho visto a San Siro quando nel 98 è arrivato e mi ha fatto impressione. E sono fortunatissimo perché li ho conosciuti tutti, e secondo me assieme a Federer e a Michael Jordan sono i tre sportivi più forti della storia. Bello. O almeno quelli che mi hanno dato più a me.
E Jordan devo dire, tra virgolette, un po' meno, perché comunque Jordan nel suo top io ero ancora più piccolino, ero ancora un po' piccolino, ecco, quindi l'ho conosciuto dopo. Però Federer È bello. e Ronaldo, il fenomeno, sono quelli che sportivamente mi hanno ispirato di più. Io so che Jordan, quando ti ha visto, si è messo a piangere Ma a no, Valencia. allora non si è messo a piangere, però era Bello sudato, emozionato. era emozionato, pensa che roba, e quindi bello. E Bello. direi loro. E ho avuto la fortuna di conoscerli tutti. Allora, a livello di sport non mi posso lamentare, perché più o meno li ho conosciuti tutti, quelli vivi. Naturalmente mi sarebbe piaciuto conoscere Senna e ce ne sono altri. Però sono molto appassionato di cinema, mi piacciono molto gli attori, mi piacerebbe conoscere Christian Bale, che non lo conosco. Invito per Cristian. vieni Cristian, lì, ciao bravo, Cristian. Ciao Cristian. Un altro dedito molto al lavoro, tra l'altro. Sì, perché no? Si Trasformista. dimagrisce, Sì. lavora come un drago. E grande nel film Le Mans 66, Ferrari Ford contro Ferrari, ma soprattutto nella trilogia di Batman di Nolan, American Psycho. American Psycho. E gli attori mi piacerebbe conoscerli, perché mi piacciono. Però i miei idoli sono comunque gli sportivi, ma ho avuto la fortuna, essendo io, di conoscerli più o meno tutti, anche Hamilton per esempio, e sono tutti della gente di spessore. Grande, da fuori sono bellissime queste, quando si vede tipo quando due figure di questo calibro si incontrano da fuori, che vediamo, è sempre una trasformazione super saiyan, diciamo, cioè bellissimo. E poi devo dire che comunque abbiamo avuto dei momenti anche molto molto intimi, cioè nel senso siamo andati a cena con Federer in Portogallo e con la Mirka, siamo stati insieme, e siamo andati a cena con Maradona a casa di Bagni a Rimini, e siamo stati insieme Salvatore Bagni. a casa di Salvatore Bagni, che loro sono molto amici, Anche. e siamo stati con Hamilton 2 giorni insieme a Valencia, perché lui ha provato la mia M1, io ho provato la sua macchina. E poi per esempio Vasco, perché sì. la musica è come il cinema, dopo lo sport è quello che mi piace di più, e anche con Vasco siamo stati insieme tante volte a cena a casa sua. Quindi Vasco ci ha raccontato tutte le sue storie di quando era giovane, eccetera eccetera. Quindi devo dire che sono dei momenti che mi porto veramente nel cuore. Vasco, tuo grande fan in tutti i concerti, ci tiene a Sì. insomma, a chiamarti, grande Vasco, sempre VR. Poi Giova e poi Cesare, cavolo Cesare, vabbè, è il nostro amico buono Cesare, stiamo insieme, andiamo in vacanza insieme, quindi Vale, c'hai altre 6-7 ore che finiamo sarebbe le bello, altre tipo. domande? Raga, io vorrei continuare, ma purtroppo, dai, dobbiamo dare un taglio, ma fateci sapere se volete continuare in un'altra puntata. Arrivando verso la fine, come da tradizione, ci teniamo a andare nel dettaglio del casco che hai portato, di questo cimelo, e non cimelli. è il cimelo. Il cimelo, e raccontaci di questo casco, e ci stiamo avvicinando alla chiusura. Sì, allora, mi hai detto di portare qualcosa e io sono stato molto indeciso, infatti ne ho portati 2, ho portato anche esatto. quello dell'asino, e Vediamo là. ho cercato di rimanere in tema Misano. Allora, questo di Misano, prendere? Sweet Home Misano 2016, Questo è è un casco a cui Una io bomba. tengo molto, perché è un casco dove sono con Uccio, che è stato sempre il mio braccio destro in tutta la mia carriera, ed ci tengo molto perché è un casco che ha inventato Cesare Cremonini. ok. Perché il mio film preferito è i Blues Brothers, perché me l'ha fatto vedere mio babbo quando ero piccolo e mi sono appassionato. e Cesare, eravamo come al solito in difficoltà e per l'idea, e Cesare mi ha chiamato e mi ha detto: ma perché invece di fare Sweet Home Chicago non facciamo Sweet Home Misano con te e Uccio, che Uccio può assomigliare a John Belushi e tu puoi somigliare a Dan Aykroyd. Quindi questo per me è il più bello, però purtroppo non ho vinto perché mi ha fregato Pedrosa come al solito. Come al solito, però No, questa è la chicca, questa qui. e poi i 2 Bulldog e Rossano con gli occhiali da sole, poi c'è la Bluesmobile. Ecco, quindi questo era qui, e cavolo, mi sarebbe piaciuto vincerla quella gara, perché comunque casco che sicuramente meritava la vittoria. avevo fregato a Marquez e a Lorenzo,
ma purtroppo Pedrosa mi ha battuto. Invece l'altro? Ciuchino. L'altro invece è il 9, l'Asino, e con quello ho vinto. Dopo, sì. E quello vinto, ed è stata una vittoria molto importante per il campionato del 2009. E comunque in quello lì vi volevo dire una storia, perché praticamente quando siamo arrivati mercoledì sera o giovedì qui a Misano, e Uccio preparava sempre l'ufficio, no? L'ufficio della Yamaha, e io gli dicevo sempre: "Oh Ucci, hai preparato l'ufficio?" E lui mi ha detto a Misano: "Guarda, ti ho preparato un ufficio che dovresti fare primo in tutti i turni." Cavolo, da lì ho detto: potrebbe essere una buona idea. Perché non provarci? E ho fatto primo in tutti i turni. L'aveva preparato bene. Misano quella. 2009. L'aveva preparato da Dio. L'aveva preparato da Dio. Maradanata. E cavolo, l'ho fatto primo in tutti i turni, anche nel warm up, e ho vinto la gara. Io, raga, ripeto, volevo bloccare il tempo, ma non possiamo. E quindi non mi rimane altro che sbrodolarmi in tutti questi racconti. E ringraziare come sempre il mio host Filippo Carloni, H Grazie a te, Fisci. Andrea. Ciao, Grazie Fil. a voi followers. E ringraziare ovviamente Vale. Vale, è stato un piacere, ragazzi. Questo è Mick Bubble, Valentino Rossi qua per noi. Grazie, Fra. Ragazzi, presto. è stato, Ciao a posso tutti. dire, è stato un grande piacere stare con Fisci e con Mig. Grazie. Bello, bellissimo, Grazie. mi sono proprio divertito e bello. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi, a presto. Ciao. Oddio. Bellissimo. Bellissimo. Allucinante. Puntata più bella di sempre.